Agrovensure del dottor Bruno Folchi ha sede in Italia e negli Stati Uniti ed è specializzata nello sviluppo degli agenti di biocontrollo per la difesa delle piante in agricoltura. Stiamo arrivando alle fasi conclusive della registrazione del nuovo agente di biocontrollo Easy Yeast, sviluppato dall'Agrovensure. È stato scoperto dall'Università del Molise e oggi andremo a incontrare i ricercatori e i professori che hanno collaborato allo sviluppo del prodotto e alla conoscenza profonda di tutte le sue caratteristiche tecniche e agronomiche per l'utilizzo contro le malattie delle piante. Il nostro gruppo di ricerca del Laboratorio di Patologia Vegetale dell'Università degli Studi del Molise è uno dei gruppi leader a livello mondiale per la selezione, la caratterizzazione e l'impiego di agenti di lotta biologica. In particolare, in oltre 30 anni di attività in questo campo, il nostro gruppo di ricerca si è specializzato nella selezione e caratterizzazione di lieviti antagonisti, questi particolari microrganismi che sono naturali, sono diffusi in natura sulle parti aeree ma anche nel suolo di diversi ecosistemi vegetali. In particolare si trovano sui frutti ma anche sulle foglie. Che cosa abbiamo fatto in questi anni? Abbiamo selezionato centinaia di ceppi diversi di questi microrganismi di diversa provenienza geografica ma anche da diverse colture e li abbiamo messi in collezione, quindi disponiamo di un'ampia libreria di ceppi di lieviti e ci siamo concentrati su alcuni ceppi, tra cui quello più interessante, il ceppo di Papiliotrema terrestris. Papiliotrema terrestris è un lievito diffuso in natura. Il ceppo da noi selezionato è un ceppo del tutto naturale, quindi non geneticamente modificato, così come è stato preso dalla natura e viene allo stesso modo restituito, alla natura nei diversi impieghi, diverse utilizzazioni che noi andiamo a fare. Quali sono le caratteristiche principali di questo ceppo di Papiliotrema terrestris? Innanzitutto l'ampio spettro di attività contro differenti patogeni delle colture vegetali e dei meccanismi d'azione, tra virgolette, puliti, cioè che non comportano effetti secondari sulle colture e sul consumatore, oltre a rischi di natura ecotossicologica che sulla base delle valutazioni che sono state fatte possono ritenersi nulli. Gli studi sui meccanismi di azione che sono stati resi possibili dall'utilizzo di strumenti molecolari grazie all'apporto del dottor Iannini hanno evidenziato che i meccanismi di azione implicati sono effettivamente competizione per i nutrienti in particolare, quindi tutti compatibili con un profilo ecotossicologico totalmente innocuo per l'ambiente e il consumatore. Peraltro c'è da sottolineare come questo ceppo sia in grado di prevenire l'attacco dei funghi micotossigeni, in particolare di inibire l'attivazione dei geni dei funghi micotossigeni che sono alla base della biosintesi delle micotossine. Interessante è anche il fatto che questo lievito ha la caratteristica di produrre un esopolisaccaride che dà lucentezza alle superfici vegetali su cui viene applicato il lievito. Abbiamo compreso come il lievito mangi più velocemente del fungo, ha una forte competizione per i nutrienti, occupa più velocemente lo spazio a disposizione del fungo e del lievito, quindi impedisce la germinazione delle spore del fungo che non riescono a invadere il frutto, il tessuto vegetale. Perché l'utilizzo di questo agente di biocontrollo è molto interessante e maggiormente promettente rispetto ad altri agenti di biocontrollo? Quindi innanzitutto, come abbiamo detto, per l'elevata efficacia antagonistica contro diversi patogeni, ma soprattutto per l'ampio spettro di attività, quindi contro una vasta gamma di patogeni su differenti colture.
Questa è una innovazione diciamo nell'uso di lieviti come agenti di biocontrollo rispetto alle ricerche condotte in altre sedi, quindi da altri gruppi di ricerca, perché finora, fino agli anni più recenti, la ricerca sull'impiego dei lieviti è ammirata soprattutto al controllo dei patogeni post raccolta, quindi quegli agenti di marciume che si sviluppano sulla frutta in post raccolta. Invece il nostro ceppo ha delle caratteristiche che lo rende idoneo ad applicazioni anche molto precoci di campo. Ora, questo formulato commerciale nelle diverse prove sperimentali è stato applicato sia in strategie di lotta biologica sia in strategie di lotta integrata. Per quanto riguarda le strategie di lotta biologica abbiamo ottenuto ottimi risultati, ma i risultati diciamo buoni sono stati ottenuti anche quando applicati in strategie di lotta integrata. Che cosa voglio dire con questo? Che il microrganismo, il formulato a base di microrganismo è stato utilizzato in combinazione o in alternanza con fungicidi, ma anche in questo caso abbiamo ottenuto risultati ottimi. Per quanto riguarda i livelli di residui all'interno di prodotti derivati come i succhi di frutta o altri derivati, noi abbiamo ottenuto buoni risultati in quanto non abbiamo riscontrato residui di fungicidi. In fase di registrazione abbiamo sottoposto questo lievito a diversi test per verificare il profilo ecotossicologico. Tra questi l'esposizione cronica e acuta delle api a questo lievito. In entrambi i casi le api non hanno mostrato alcuna sofferenza. L'esposizione cronica ha consistito in una somministrazione settimanale per diversi mesi di questo lievito direttamente in arnia. E al termine di questo esperimento la colonia trattata non mostrava differenze rispetto alla colonia controllo, quindi la colonia non esposta al microrganismo. Vista la non pericolosità di questo lievito nei confronti delle api, abbiamo voluto indagare se l'applicazione di questo lievito in fase di fioritura potesse in qualche modo alterare l'attrattività dei fiori trattati. Abbiamo utilizzato come modello un nettare artificiale addizionato o meno di cellule vive di questo lievito. Abbiamo visto che il nettare con il lievito mostrava una migliore attrattività nei confronti delle api e probabilmente il microrganismo può rappresentare un nutrimento per le api stesse oppure produce delle sostanze volatili che rendono più attrattiva questa soluzione zuccherina. Questo fa sì che il microrganismo possa essere applicato anche in fase di fioritura, in quanto non ha fitotossicità nei confronti dei fiori, e potenzialmente incrementando le visite di insetti pronumi potrebbe migliorare la legagione e quindi la resa della coltura. Il nostro lievito, avendo un processo di produzione molto semplice ed efficace, genera 5, 10 e più volte in meno CO2, anidride carbonica, per ettaro di coltura trattata rispetto ad alternative di fungicidi chimici. Oltre a questo avremo 0 emissioni ambientali con il nostro processo produttivo, perché ricicleremo tutti i brodi di fermentazione trasformandoli in biostimolanti. Quindi il nostro prodotto ha assolutamente 0 impatto sull'ambiente, sicuro per gli umani ed ha un profilo di ecotossicità assolutamente buono e favorevole rispetto a qualunque altra alternativa sia chimica che biologica a nostra conoscenza. Agrovensure prevede di poter lanciare sul mercato europeo e negli Stati Uniti il nuovo agente di biocontrollo EasyYeast con un'etichetta completa su tutte le colture e numerosi patogeni entro il 2026. Portatori di interesse hanno fatto richiesta per usi emergenziali per ottenere l'utilizzo di EasyYeast già nel 2024 per quanto riguarda importanti malattie come il colpo di fuoco batterico per le pomace, Rhizoctonia pittium per quanto riguarda i marsumi radicali nel pomodoro e per quanto riguarda le drupacee il Claudosporium carpophyllum.